Last night, on the order of the President of the United States and in support of a request from the Department of Justice, as the President said, the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. È finito il regime di Maduro. Tutti parlano di politica, di democrazia, di giustizia ed è giusto. Ma c'è una domanda che nessuno vi sta facendo. Una domanda puramente economica. Come fa il paese con le più grandi riserve di petrolio al mondo ad essere il più povero del Sud America? Come può una nazione che cammina su centinaia e centinaia di miliardi di barili non avere i soldi per l'aspirina? La risposta facile è colpa delle sanzioni. La risposta politica è colpa della corruzione. La risposta, che fa un mix tra le due, è una trappola geologica. E per capirla dobbiamo dimenticare per un attimo la politica e parlare di geochimica. Ora, noi siamo abituati a pensare al petrolio come a un liquido che esce dal terreno. Ma quello venezuelano, sotto il fiume Orinoco, non è liquido, è bitume, è quasi solido, extra IVI. E se lo metti in un tubo non scorre, si blocca. Okay? Per trasformarlo in benzina serve una tecnologia costosa e per decenni solo pochi attori globali l'avevano in scala, gli Stati Uniti, la costa del Golfo. Certo, anche la Cina ha sviluppato capacità per raffinare il greggio pesante, ma c'è un problema, che la differenza è logistica, cioè spedire bitume in Cina costa molto di più che spedirlo in Louisiana o in Texas. Era una sorta di ecosistema, il Venezuela era il prodotto, gli Stati Uniti parte della macchina e funzionava. Poi è successo qualcosa, ci sono state nazionalizzazioni, investimenti dirottati su programmi sociali anziché su manutenzione. Molti dimenticano che nel 2003, dopo lo sciopero generale, Chavez licenziò 18.000 tecnici della PDVSA, quasi metà della forza lavoro, ed è l'evento scatenante tecnico prima ancora delle sanzioni. Quindi se smetti di investire sul petrolio pesante, i tubi si intasano letteralmente. E qui scatta la maledizione economica vera, la Dutch disease, la malattia olandese, cioè quando un paese ha troppe risorse si ubriaca di soldi facili, smette di produrre cibo, vestiti, auto e importa tutto coi petrodollari. Il Venezuela ha puntato tutto su una fish, il barile. Quando il prezzo poi è crollato nel 2014 e poi sono arrivate le sanzioni, il paese si è trovato nudo completamente, senza soldi per importare cibo, senza capacità di produrlo. Lasciate che vi racconti cosa è successo tecnicamente. Nel 1976 il Venezuela nazionalizza il petrolio e crea PDVSA. Per 20 anni funziona, i tecnici venezuelani collaborano con le major, la produzione cresce fino a 3,1 milioni di barili al giorno nel 1998. Poi arriva Chavez. Nel 2002 scoppia uno sciopero, i lavoratori protestano. Chavez risponde licenziando 1800 persone, ingegneri, geologi, manager. Molti finiscono a Houston, assunti da Chevron. La produzione cala temporaneamente nel 2003, ma poi si stabilizza intorno ai 2,4-2,5 milioni di barili fino al 2015. Come? I prezzi del petrolio erano altissimi e questo ovviamente copriva le inefficienze, ma quando il prezzo crolla nel 2014 e arrivano le prime sanzioni nel 2017, il castello di carte cade. Nel 2016 inizia il declino strutturale sotto i 2,3 milioni e nel 2017 sotto i 2 milioni. Oggi siamo a meno di 900.000, ovvero un crollo del 70% in 8 anni. E non si tratta solo di sanzioni, è che senza i tecnici, senza manutenzione e senza investimenti i pozzi complessi si sono letteralmente intasati.
Ma se il Venezuela era già in ginocchio, perché intervenire proprio adesso? Perché in geopolitica, quando tagli una linea, qualcun altro la riattacca. Maduro, isolato e disperato, aveva svenduto accesso ai rivali strategici. Cina, petrolio contro debiti, Russia, armi e protezione, Iran, tecnici. Il Venezuela stava diventando una testa di ponte ostile a 3 ore di volo dalla Florida. Washington poteva tollerare un dittatore, non poteva tollerare una portaerei cinese, in senso figurato, nel cortile di casa. E qui entra l'assedio invisibile, sanzioni, isolamento finanziario, asset congelati, non un'invasione in stile Iraq, che sarebbe stata troppo costosa, banche invece di catapulte, e quando un paese vive di petrolio, colpire il petrolio è colpire l'ossigeno. E allora l'operazione che ha portato alla cattura di Maduro non serve solo a fare giustizia, serve a resettare la scacchiera. Tagliare i fili praticamente con Mosca e Pechino, riportare la più grande riserva energetica dell'emisfero occidentale dentro l'orbita americana. Questo non è un giudizio morale, è logistica strategica, è quello che le superpotenze fanno quando vedono un vuoto riempirsi dal nemico. C'è un simbolo perfetto di tutto questo ed è Citgo, una raffineria americana di proprietà del Venezuela dal 1986. Vale miliardi, per decenni ha processato il greggio pesante venezuelano e ha mandato i profitti a Caracas, ma nel 2019, dopo le sanzioni, gli Stati Uniti congelano Citgo. Il Venezuela non può più toccare quell'asset e nel 2023 un giudice ordina la vendita forzata di Citgo per ripagare i creditori internazionali. È una metafora perfetta, no? Il Venezuela possiede una macchina miliardaria in territorio nemico, ma non può usarla. Intanto la Cina presta miliardi a Caracas, ma non in cash, ovvero in cambio di future consegne di petrolio. Praticamente Maduro si è letteralmente ipotecato il futuro. E quando cade il regime, cosa succede? Che Pechino vede il suo investimento da miliardi trasformarsi in un enorme problema diplomatico e Washington sa che ogni ostacolo per la Cina è un punto a favore per l'influenza americana nel continente. Nel 2015 meno di 700.000 venezuelani erano all'estero, nel 2020 5 milioni, oggi quasi 8 milioni ed è la seconda crisi migratoria più grande al mondo dopo la Siria. Arrivano al confine USA stanchi, disperati, con famiglie, e questa non è solo una questione umanitaria, è una questione di sicurezza nazionale per l'America. Ogni immigrante che arriva al confine texano costa soldi, strutture, controlli, praticamente a livello politico è esplosiva come situazione. Ora si parlerà di elezioni, di ricostruzione, di aiuti umanitari e speriamo che il popolo venezuelano possa finalmente respirare. Ma se volete capire chi ha davvero vinto, non guardate i discorsi, guardate la logistica, guardate quali tecnici arriveranno nei prossimi mesi, quali licenze verranno concesse, chi otterrà i contratti per riaprire i pozzi dell'Orinoco. Per far ripartire quel paese servono centinaia di miliardi e indovinate chi ha quei soldi e quella tecnologia? Le stesse compagnie che erano state cacciate 20 anni fa, in sostanza. Ora io non vi sto dicendo come andrà a finire, vi sto dicendo cosa guardare per capirlo prima degli altri, perché la geologia alla fine vince sempre sulla politica e se sulla politica non si possono fare previsioni, la geologia è lì e ci racconta una storia. Io sono Carlo Minervini, grazie per aver guardato questo video e se volete capire il mondo al di là dei titoli iscrivetevi e vi aspetto per un prossimo enigma.